l'idea che conduce questa iniziativa è riferita alla vita di questa montagna, in modo particolare centro-appenninica. E l'idea naturalmente è spinta dal fatto che io quassù ci passo lunghi periodi dell'anno e lo faccio anche andando in giro per i boschi, andando in giro per la campagna, per la montagna. E spesso mi viene da pensare che prima di me questo suolo è stato calpestato dai montanari di 100 anni fa, di 300 anni fa. Dunque non posso fare a meno di sentire la presenza di una stratificazione della storia su questo territorio. Da questa cosa nasce il desiderio di trovare le forme per rappresentarla, questa storia, ma soprattutto la storia nelle sensazioni che essa nel sentirla mi dà. E così è nata l'iniziativa, in definitiva, e così ho cominciato a lavorare. Il filo conduttore è trasmettere in qualche modo l'ambiente e la vita dei popoli primitivi italici, nelle loro tradizioni e soprattutto nel loro paganesimo, nel loro attaccamento alla natura, nel vivere con la natura in totale osmosi. E non solo avevano un attaccamento alla natura, ma un attaccamento al proprio territorio al punto tale da renderli invincibili anche di fronte all'esercito romano che più volte ha cercato di conquistarli senza riuscirci. Ci sono riusciti non con le armi ma con la politica. Curașci è un piccolo paese di appena 6 abitanti, situato a circa 1000 metri di altezza sui monti di Foligno, al confine tra Umbria e Marche. Il paese si trova in un territorio così incontaminato e arcaico da apparire ancora oggi abitato dallo spirito delle popolazioni originarie degli Umbri, che in questi luoghi avevano anticamente fissato la loro dimora. Qui, il 18 maggio 2019, ha avuto luogo la presentazione dell'evento Idoli moderni sui prati di Curașci, installazioni con i materiali dei luoghi per i luoghi. Un percorso artistico fra le bellezze naturali scandito dalle opere dello scultore Angelo Cucciarelli e presentato dal critico d'arte Andrea Baffoni. È stato sviluppato un catalogo con la presentazione del critico Andrea Baffoni e insieme ad Andrea appunto abbiamo anche contattato la Prologo di Vertiano per fare in modo che questa iniziativa, che è un'iniziativa comunque autonoma che è stata fatta qui a Curașci, possa essere utilizzata per premiare alcuni percorsi che hanno un valore storico, paesaggistico e anche legato alle passeggiate che riguardano appunto il territorio di Curașci e il territorio di Vertiano. Spero che qualcuno si accorga che in qualche modo la montagna vive. Vedere come crescono gli alberi, come nasce l'armonia tra loro e questa armonia diventi bellezza, quindi come nasce l'estetica attraverso la natura. È come se lo stesso materiale, quindi il legno di bosco ceduo e la pietra, avessero una capacità in sé di linguaggio, di espressione.
questo è soltanto l'inizio di quello che nelle intenzioni dell'artista dovrà diventare il Parco della scultura di Kurashi. Il parco ospita attualmente 12 sculture, ma è destinato in un futuro assai prossimo ad attrarre opere di altri scultori, desiderosi di far rivivere l'antico spirito di questi luoghi attraverso la magia della loro arte.